Ciao a tutti e bentornati oppure benvenuti sul mio canale Learn Italian with Lucrezia. Oggi dobbiamo parlare della frase, dell'espressione andare a trovare qualcuno, che vedremo anche in opposizione al verbo visitare. Perché? Riguardando i quiz nella sezione post community del canale, mi sono resa conto che il quiz sull'uso di andare a trovare qualcuno non è andato benissimo e quindi dobbiamo rimediare. Ogni anno i nostri amici che vivono in Puglia hanno risposto in 7782, il 53% ha scelto visitiamo, mentre il 47% ha scelto andiamo a trovare, che è la risposta corretta. Dobbiamo fare un po' di chiarezza sull'uso di questi due verbi, perché sono sicura che qui la confusione sia causata da una traduzione letterale del verbo o dell'espressione nella propria lingua madre verso l'italiano. La frase corretta è: ogni anno andiamo a trovare i nostri amici che vivono in Puglia. Andiamo a trovare. Andare a trovare qualcuno è un atto affettivo. Per esempio, se dico Matilde va a trovare sua zia, c'è un legame personale tra Matilde e la zia, giusto? Perché Matilde la va a trovare, cioè va a casa di sua zia per passare un po' di tempo insieme. Anche la frase del quiz ha lo stesso significato. C'è un legame personale tra noi e i nostri amici. Quindi noi andiamo a casa dei nostri amici in Puglia e passiamo un po' di tempo con loro, perché ci fa piacere, perché sono nostri amici, in questo caso. Nell'esempio di prima, invece, Matilde va a trovare sua zia per passare un po' di tempo insieme a lei, per raccontarsi le novità, per fare merenda, perché c'è un legame di parentela e le due persone si vogliono bene e quindi vogliono stare insieme, vogliono trascorrere un po' di tempo insieme. Quindi non fatevi ingannare dal verbo visitare, mi raccomando. In italiano si dice andare a trovare qualcuno e questa espressione si usa solo con le persone. Ovviamente poi c'è anche il verbo visitare, però il verbo visitare ha un contesto d'uso diverso dall'espressione andare a trovare qualcuno, perché visitare si usa con i luoghi e con le persone, ma in ambito medico. Vediamo degli esempi di questi casi. Iniziamo con il verbo visitare per i luoghi. Io dico John ha visitato il Colosseo. Stefania ha visitato la Galleria degli Uffizi a Firenze. Io vorrei visitare Tokyo. In questi tre esempi uso il verbo visitare con il significato di andare a vedere un posto che visito per motivi culturali, artistici, storici, di curiosità e qualsiasi altro motivo vi venga in mente per visitare un luogo. Per quanto invece riguarda l'uso di visitare in ambito medico, usiamo questo verbo con le persone, però appunto è un uso molto specifico. Il medico visita il paziente. Che cosa significa? Significa che il medico si accerta delle condizioni di salute del suo paziente. Visita il paziente. In italiano, se sentissi dire una frase del tipo Giovanni visita sua nonna, non conoscendo le due persone, non conoscendo la situazione, mi verrebbe da pensare che Giovanni sia un medico, un dottore, che visita sua nonna, quindi in questo caso sua nonna sarebbe la paziente. Quindi questo per farvi capire che
non risulta naturale in italiano usare il verbo visitare per dire andare a trovare qualcuno, perché queste due forme verbali hanno due contesti d'uso diversi nella lingua che parliamo tutti i giorni. Quindi, riepilogando, usiamo l'espressione verbale andare a trovare qualcuno quando andiamo a casa di una persona per passare del tempo di qualità con quella persona. Quindi tra noi e la persona che andiamo a trovare c'è un legame di amicizia, di parentela, di affetto, c'è la voglia di passare del tempo insieme per chiacchierare, per parlare, per divertirsi, per ridere, eccetera. Usiamo invece il verbo visitare per i luoghi, quindi visitare un museo, visitare una città, visitare un paese, e usiamo il verbo visitare con le persone, ma nel contesto specifico di un ambito medico. Il medico, il dottore, visita il paziente. Va bene? Questa frase, questa espressione, andare a trovare qualcuno, è importante conoscerla, è importante usarla nel modo corretto, perché è uno di quegli elementi che danno proprio la sensazione di parlare effettivamente la lingua che stiamo studiando. Non so se mi spiego, cerco di ridire questo concetto con parole diverse. Se noi usiamo, quando parliamo, delle traduzioni dirette che ci sembrano simili a quello che vorremmo dire in italiano, ma in realtà non lo sono, restiamo sempre lontani dalla lingua. Sì, chi ci ascolta capisce, va bene, però se ci fermiamo a dire l'importante è che mi capiscano, l'importante è capirsi, ovviamente è così, però se stiamo studiando una lingua straniera, vogliamo anche mettere in pratica quello che studiamo, no? Non ci possiamo accontentare di farci capire. Vogliamo essere precisi, puntuali in quello che diciamo e vogliamo usare strutture naturali in quella lingua. È per questo motivo che io mi soffermo su punti come quello di oggi, perché credo che sia importante essere puntuali, essere precisi quando si parla e soprattutto perché so che voi ci mettete tanto impegno nell'imparare la lingua italiana e quindi sarebbe scorretto da parte mia sorvolare su questi punti. Far finta di niente sarebbe scorretto, secondo me, dal mio punto di vista, perché so quanto ci teniate a parlare correttamente e quindi è un po' il mio compito quello di farvi riflettere su questi punti chiave, linguisticamente parlando. Questo è un argomento molto importante e sul mio cellulare ho ancora tantissimi messaggi che avevo fotografato tanto tempo fa di un commento che avevo ricevuto in cui mi si diceva che quello che spiegavo non era importante perché tanto l'importante è capirsi o farsi capire. Però poi nel momento in cui io ho detto quello che pensavo su questa cosa, ho ricevuto tantissimi messaggi da parte vostra dicendo sì, succede anche a me quando cerco di parlare correttamente, ma poi chi mi ascolta mi dice ma sì, ma non ti preoccupare, tanto ti capiscono. E in quel momento nasce la frustrazione, no? Perché appunto viene negata la possibilità di poter essere precisi e puntuali in quello che vogliamo dire. Però adesso sto divagando, sto andando leggermente fuori tema, ma se questo argomento vi interessa,
ne parliamo in un video dedicato. Quindi fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Allora, io vi ringrazio per aver guardato anche questa lezione e vi do appuntamento al prossimo video. A presto! Ciao!